Allora, hai qualcosa da dire ai tuoi spettatori? Solo che mi dispiace. No, mi dispiace veramente. So che li ho delusi. Ancora oggi mi fermano e mi chiedono: allora, Wojtek, quando che esce la prossima puntata? E tu? Cosa rispondi? Ti senti in colpa? Io? Perché? Dicono che non avete finito la serie per colpa tua. Ma che cazzo dici? Ti pierdolone i No, chuju, no, vedo aspetta, sto aspetta. Caterina, qui è una serata bellissima a Maiano e il posto dove mi hai mandato a mangiare il frico era perfetto. Frico buonissimo. E a proposito, sono andato ieri sera a rivedere le puntate di Frulla HC. I ragazzi sono bravissimi. Ho riso un sacco. E comunque, in ogni caso, sono rimasto male dopo la terza puntata. Non c'era il seguito, non c'era il finale. Deve essere successo qualcosa. Avete fatto qualcosa? Magari da portare all'ospedale. In ospedale? Ma te lo ricordi cosa mi ha fatto o no? Non so cosa ti abbia fatto. Mi hai fatto solo vedere una foto di merda. Non Ho mi pare indagato che un gli po' e abbia non ho chiesto- trovato nulla, nessuna informazione, niente di niente. Questa cosa va chiarita, insomma. È da 2 anni che è uscita l'ultima puntata e non ci sono novità. Ricordami di chiamare Savio. Magari lui ne sa qualcosa. Ma ragazzi, è tutto relativo, eh. Buongiorno Caterina, siamo qui e oggi riesco a sentire Peresano, Nicola. È in pausa dei lavori forzati, non ci sono problemi con lui. Invece Savio non ha voluto collaborare, non so cosa farci. Sì, pronto? Sì, ciao Savio, sono Puppo. Signor Puppo, come siamo? Tutto bene? Volevo chiederti alcune cose riguardo Friuli HC. Ma guarda, non saprei cosa dirti. Capitolo chiuso, non c'è niente di cui parlare. Sì, no, volevo sapere perché non avete girato la quarta puntata, l'ultima insomma. Guarda, non ho tempo per le tue cazzate, soprattutto perché io lavoro. E ti dico, io ho fatto il mio, loro invece? Speriamo per il meglio lo stesso. Ehi, Puppo! Ah, ma allora è una cosa seria? Certo. Mi piace. Dunque c'è un posto tranquillo dove possiamo registrare? Sì, seguimi. Prego, prego. Allora Nicola, sei pronto? Sì, dai. È un po' teso? Un po'. Bene, allora iniziamo. Spiegami un po', che fine ha fatto Curse of Nicholas? Perché non siete mai riusciti a finire Friuli HC? Ma guarda, io non ne ho idea, non lo so neanch'io. Fosse stato per me l'avrei finita 100 volte. È colpa di Dylan che non abbiamo finito. Sì, ma perché lo dici a me e non agli altri? Perché non hai cercato di organizzare le riprese? Ma organizzare le riprese adesso, io ho voglia di fare, però ero un po' impegnato, doveva fare Wojtek questo. Io, l'ultima volta che ci siamo visti ero a raccogliere conchiglie a Sauris con Anita Merlini. Poi un'altra volta, la seconda volta, sì, stavo contando i pomodorini nel campo di Roberto Baita, ma cioè, a parte questo, io ero sempre disponibile, sono gli altri che hanno problemi.
Ma infatti ti dico una cosa, tu adesso stai andando a intervistare tutti gli altri, giusto? Va bene, e allora vengo con te e ricominciamo e finiamo questa cazzo di Friuli HC. Allora, da chi iniziamo? Secondo la critica marcusiana all'economia tardocapitalista, il momento di capitalismo assoluto si raggiunge con la creazione di individui sradicati dal loro contesto che diventano atomi muoventesi in un piano di libero mercato in cui le istituzioni familiari, sociali e religiose cominciano a venir meno sfumando in un crepuscolo della modernità. Sì, ma io ti ho chiesto, è vero che all'origine di tutti i problemi che avete avuto ci sei tu? Ma cosa mi tocca sentire? Ma chi te l'ha detto? Oh, scusate, arrivo. Aspetta, ok. 3, 2, 1, azione. Oh vecchio, ma ti rendi conto che abbiamo rapito la persona sbagliata per colpa tua? No, stop, ma... E adesso? Stop. Ma cosa cazzo ti sei messo? No, allora, io ho deciso di apportare dei cambiamenti alla sceneggiatura. E perché? Perché devo difendere la mia reputazione. Tutto qui. E per quale motivo hai dovuto difendere la tua reputazione? Diciamo che inizialmente non mi sono reso conto del successo che stava avendo la serie. E tutta questa fama avrebbe rischiato di rovinare la mia immagine. Lo sai a quale conseguenze potevo andare incontro se avessimo continuato? Sì, quali? Non lo so. Però tutti quanti potevano vedermi come quel personaggio di Friuli HC che in realtà non sono. Una volta in rete i video, nel mondo globalizzato, non possono essere eliminati. Persino i professori potevano vedermi come un rozzo delinquente, sciocco e stupido e io non potevo fare niente. E quindi ho deciso di apportare delle piccole modifiche alla sceneggiatura, ma niente di che alla fine. Quel bifolco voleva recitare in giacca e cravatta e poi ha tolto dal copione tutte le parolacce e tutte le scene di violenza. Io non potevo accettarlo. Secondo me ci stava. Cioè, alla fine il vestito non era una cosa importante e le gli dava un tocco, ma la cosa invece incredibile che ha fatto... La cosa che ci ha fatto più incazzare è stato quello che ha fatto con la nostra pagina Facebook. Sì ragazzi, da oggi io e solo io avrò il controllo della pagina Facebook di Friuli HC. Va bene, no? Insomma, qualcuno deve badare alla nostra reputazione. Troppi ci guardano e ci giudicano. E così abbiamo dovuto sostituire Dylan con qualcuno senza queste manie di persecuzione. E così mi hanno sostituito. O meglio, ci hanno provato. Wojtek diceva che tra le nostre visioni c'erano troppe differenze. Ma io sapevo già che tutta questa storia non poteva andare a finire bene. E devo dire che la mia scelta per sostituire Dylan era molto interessante. Perché nessuno voleva recitare al mio posto. Intrigante Non so cosa cazzo gli sia venuto in mente. e soprattutto coraggiosa. Pronti? 3, 2, 1, azione. Vecchio, ma ti rendi conto di quello che abbiamo fatto? Abbiamo rapito la persona sbagliata per colpa tua. E adesso cazzo? Ok, stop. Bravissima, sì, bravissima. 5 minuti di pausa. Ok. Una roba inguardabile. Ma secondo me ci stava, perché alla fine era una cosa originale, cioè
Oh, una svolta interessante. Forse ho fatto un piccolo errore di recasting, ma poi, grazie alle mie capacità registiche, sono riuscito a rimediare. Ma che cazzo stai dicendo? Guarda che io ero lì con te, Wojtek. Allora, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Secondo me era del cazzo fin dall'inizio. Però, vabbè, lei si sta impegnando, cioè, si può migliorare. Migliorare cosa? Cosa cazzo vuoi migliorare? Non sa fare niente, non sa fare un cazzo. Hai visto come ha recitato? Oh cazzo! Che razza di stronzi! Vuoi parlare di quel momento, Eugenio? È uno di quei momenti che è meglio dimenticare e andare avanti. Volevo semplicemente un po' di realismo. Non pensavo sarebbe andata in questo modo. Oh, potremmo usare questa per la scena, no? Oh, buono? No, sei pazzo, è carica. Vabbè. Metto via. Pronti? Take 1. Azione. Stop. Non in faccia però, ragazzi. No, Eugenio, ci vuole realismo qua. Ma cosa stai dicendo? E poi sono io che dico stop. Capito? Ok. Rifacciamola. Pronti? Take 2, azione. C'è una scena del genere, ci stava. Forse abbiamo esagerato con le riprese. È stato divertente per noi due, ma non per Eugenio. Ok, stop. No, era buona, però ecco, magari più calci nello stomaco, va bene? Ok, pronti? Take 23, azione. Non ho esagerato. Ho esagerato? Non penso. Ok, stop. Non so, c'è qualcosa che non mi convince. Ma cazzo di puta, ma sei fuori, cazzo, mi stanno facendo male cane, ma perché non li fermi? Cazzo, sei un idiota! No! Bastardi! Vi odio tutti! Ancora oggi, quando sento la parola azione, ho paura di venire pestato da qualcuno. Eugenio non voleva più tornare sul set per una settimana, però poi è successa un'altra cosa. Finalmente abbiamo iniziato a guadagnare soldi veri. E ci stava, perché abbiamo lavorato sodo. Ah sì, il duro lavoro paga sempre. Ci ha contattati il direttore di questa nuova azienda televisiva friulano-slovena e ci ha proposto di comprarci i diritti per le prime puntate. E poi ci ha dato i soldi per produrne altri eventi. È arrivato da noi vestito di nero, con degli occhiali, e poi ci ha consegnato la valigetta. E quando l'abbiamo aperta, beh, quello che abbiamo visto ci è piaciuto molto. Però credetemi, i soldi non portano alla felicità, causano solo altri problemi. Oh, per fortuna che era aperta la finestra, sennò come cazzo entravamo? Già. Boh, tiravi giù la porta lì. Ragazzi, oggi finalmente possiamo iniziare la quarta puntata. C'è un problema però. Tipo? Manca Lorenzo? Lorenzo chi? La Pini. E dov'è? C'è un altro piccolo problema di cui non vi ho parlato. È sparita la valigetta con i soldi. E poi abbiamo scoperto che la Pini era in Colombia. È scappato in Camerun. Kazakistan, ci credi? Stronzate, sono in Cambogia e tutto questo non ha niente a che fare con la valigetta. Non so che fine abbia fatto.
È tutto un complotto ai miei danni, solo perché sono andato in Africa ad aiutare i bambini africani che muoiono di fame. Rapini, dov'è la cocaina? Scusate, pausa. È stato un colpo veramente basso. Essere derubati dall'amico che conosci da una vita. Senza quel ladro di Lapini e con Dylan che non voleva collaborare, non si poteva andare avanti. E quindi Wojtek ha terminato le riprese, cioè ha detto che doveva sistemare un po' la sceneggiatura, ma poi non ci ha più contattati. Pupo, volevi la verità. Questa è la verità. Nessuno si fidava più dell'altro. Friuli HC è finito nel momento in cui è finita l'amicizia. E se dovessi incolpare una persona che ha portato più danni, chi indicheresti? Wojtek. Lapini. Eugenio. Che domanda del cazzo è? È chiaro che siamo tutti responsabili di questo disastro. Va bene, te ne faccio un'altra. Ti piacerebbe finire la vostra serie web? Impossibile. 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 È possibile? E se ti dicessi che tutti vogliono farlo? Sul serio? Veramente? Ma sì, dai, facciamolo. Che figata. Ma me lo lasciano tenere il portafogli di pelle umana? Caterina, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto qualcosa di grande, forse un vero miracolo. Incredibile, cazzo. Stai pronta perché la nuova puntata di Friuli HC sta per arrivare. Siamo sul set di Friuli HC dove i ragazzi stanno girando l'ultima puntata della serie. Eccoci. Ora scenderemo in silenzio per vedere a che punto sono con le riprese. Sei un coglione! Ma la carica? Ma certo che sì! Ma tutti una pistola 600 carica in casa! È morto? Ma no, ma fa finta. Portiamolo fuori, dai. Dai, veloci, veloci. Spegnete le camere. Sì. Ho la pioggia dentro, 33 e 100, aspettando un altro inverno a Udine. Ho la pioggia dentro, 33 e 100, aspettando un altro inverno a Udine. Ho la pioggia